Hi guys, bentornati sul canale. Oggi volevo parlare con voi come se fossimo sedute insieme senza fretta. Questo non è il classico New Year New Me, non è un reset aggressivo e non è una lista di obiettivi da spuntare. È più un nuovo inizio morbido, senza pressione. Ultimamente sento tantissimo questa energia. Voler cambiare qualcosa, ma essere stanca di sentirmi sempre in ritardo rispetto alla vita. Quindi oggi parliamo di nuovi inizi per chi è stanca, per chi è confusa, per chi vuole fare meglio ma non sa da dove partire. Per me l'idea di nuovo inizio è sempre stata legata all'ansia, tipo ok, da domani mi sveglio alle 6, mangio perfetto, non procrastino, sono una persona nuova e spoiler, non succede mai. Io sono quella che arriva sempre in ritardo, che ha 1000 idee, che si sente motivata a mezzanotte meno 10 e poi la mattina dopo è già stanca. E per tanto tempo mi sono colpevolizzata per questo, ma ultimamente sto cercando di cambiare approccio e se il nuovo inizio non dovesse farmi paura? Un nuovo inizio non è cancellare tutto, non è diventare un'altra persona, è più fare spazio, cioè fare meno ma meglio, smettere di sforzarsi, ascoltare il proprio ritmo. Non sto parlando di glow up estremi, sto parlando di dormire un po' di più, bere acqua, muovere il corpo perché mi fa stare bene, non per punirmi, e sto cercando di smettere di trattarmi come un progetto sempre incompiuto, incompleto. Non devo sistemarmi, posso accompagnarmi. Secondo me i nuovi inizi più sani non fanno rumore, non li annunci, non li posti, non li giustifichi e succedono piano. Routine non come gabbia ma come supporto, tipo cosa mi rende la giornata più leggera. Una delle cose più difficili dei nuovi inizi è non guardare cosa fanno gli altri. Tutti sembrano sempre più avanti, più organizzati, più sicuri, ma magari quello che per me è un grande passo per qualcun altro è normale e va bene così. Non sono in ritardo, sono nel mio tempo. Quando io ero più piccola mi ricordo sempre questo senso di inadeguatezza perché io non ero al passo con gli altri, non imparavo prima degli altri o comunque ci mettevo più tempo. E per me è sempre stato come se fosse una colpa, anche perché me l'hanno fatta molto pesare, però adesso sto cercando di prendermi il mio tempo e non sentirmi in colpa per questo. Per anni ho confuso ambizione con pressione e motivazione con perfezione e alla fine mi sentivo sempre in colpa se saltavo un giorno, se non riuscivo a fare tutto. Poi ho capito una cosa fondamentale: la costanza imperfetta batte sempre la motivazione perfetta. Non serve essere always on per ottenere risultati, serve preservare energia, essere gentili con se stessi e continuare anche piano. Non è una lista infinita di tasks, non è una sfida, è un mindset, essere presenti ogni giorno anche se poco. Esempi concreti: pubblicare un video anche se la luce non è perfetta, fare una camminata anche se sei stanca, scrivere 2 righe sul tuo diario invece di 10 pagine, e la regola è: qualsiasi piccolo passo vale più di niente. Quest'anno non voglio più vivere il lavoro come corsa. Non devo diventare la migliore, fare tutto o eccellere a tutti i costi. Il mio obiettivo è fare bene ciò che posso senza stressarmi. Concretamente imparare una cosa nuova alla volta, non paragonarmi agli altri e accettare che consolidare le basi è già un successo. Anche se non sto scalando, sto costruendo lentamente qualcosa di mio. Adoro creare contenuti, ma spesso mi blocco per paura di non essere perfetta, mancanza di tempo perché ho un lavoro dalle 9 alle 5, voler fare tutto al massimo. Il mio goal del 2026 è creare con leggerezza, cioè postare anche se il video non è perfetto, pubblicare anche se il setup non è ideale e sperimentare senza giudicare il risultato. Meglio imperfetto che rimandare all'infinito.
Quest'anno il focus non è dimagrire o punirsi, ma muoversi perché mi fa bene. Cioè, giorni di palestra, di camminata lenta, giorni di relax totale. Non è un progetto da sistemare, è il posto dove vivo. La parte più importante è proteggere la mia energia mentale. Dire no senza sensi di colpa, non riempire ogni spazio libero e accettare di non rispondere subito a messaggi o email. Essere stanca non è un fallimento, avere bisogno di silenzio non è debolezza. Se dovessi scrivere una lettera a me stessa, direi non devi fare tutto, devi solo continuare, anche piano, anche storto, anche con pause. Se anche tu stai entrando nel nuovo anno con più domande che certezze, sappi che non sei in ritardo, stai solo andando al tuo ritmo. Se questo video ti è piaciuto o ti ha fatto sentire meno sola, scrivimelo nei commenti. Io vi saluto, grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Vi mando un grande bacio come al solito. Ciao!